5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. La vedo che tiene in mano un'ancora, prova a gettare quest'ancora sul fondo del mare, però è come se venisse respinta e ritorna indietro. Il fondo del mare la respinge. Sì, Non vuole farsi arpionare. lei lo vive come un senso di frustrazione, come se non fosse riuscita a ancorare e quindi a portare a termine qualcosa di profondo, di importante. Ti dà l'autorizzazione, Gloria? Sì, con un po' di sconforto, con la sua ancora in mano. Ok. Vibrazione, questa è la seconda sessione di Gloria. La prima, posso dirlo? Che è il titolo? Posso dirlo? No? Era Madre. Cercatela se volete vederla. Vibrazione di Gloria. 12 miliardi. Consapevolezza. 166. PS. 42. Vite. 1031. Cervello. Quasi 9. Va bene, ottimi valori. Come si chiama oggi la PS di Gloria? Magnolia. E perché non si chiama più Gloria? Allora, Gloria me l'aveva proprio data come una specie di canzone che magari poteva anche essere stata molto trasmessa dalle radio in un certo periodo della sua vita. Era Quella di come un Tozzi. sì. Mm. Nome della PE. Pettine. Cinema. 2 figli. L'ex. E tutte le persone, tutti gli ex, che l'hanno fatta stare sola. L'ex recente è come se fosse stato strappato da un supermercato in questo momento. Era in un supermercato. Sì, in un grande supermercato. Come se preso da molte cose materiali, acquisti, provvedere a cose. Viene nel cinema. Sì, però è come se si portasse dietro questa idea del supermercato, come se avesse parte della sua testa impegnata in questi compiti che deve svolgere, no? Diciamo, uno di questi compiti era quello di acquistare delle cose del supermercato, quindi è venuto qua, con la mente impegnata in parte ancora in quello.
I figli? Mi sembra uno più dell'altro. Come se ci fosse una specie di momento in cui vogliono capire chi sono, che cosa vogliono. Quindi anche una sorta di slancio di libertà, come c'è la Gloria. Il figlio più grande? Sì, più grande. E tutti gli ex. Alcuni vengono un po' tipo con delle spine, con una corona di spine, qualcuno, altri un po' martoriati, ecco. Come se avessero fatto proprio delle scelte anche un po' autolesioniste. Va bene, causa esoterica, Monica, della fine di questa storia attuale. Cioè l'ultima. Mi viene la parola correzione. Come se lei volesse proprio correggere il tiro della sua vita. E abbia in questo momento la volontà di non ricadere più in certi tipi di schemi. La correzione, bene. Esistono delle entità eteriche. E io un leone lo vedo, tra l'altro con una chioma bellissima, quasi anche un po' vanitoso, no? A volergli far vedere a lei quanto la sua chioma è bella e lucente. Poi? È tipo un arturiano. Mm, che è come se le instillasse un po' un senso di recriminazione e di rimuginamento su alcune questioni. Poi? Io il secondo universo da lei tanto temuto non lo vedo. E vedo questo disincarnato, che lo vedo come un uomo tipo molto abbondante, con una pancia molto prominente. E mi sembra appunto con i baffi. Come si chiama? Non so se Gino, Giorgio, Giorgino. Va bene, Gino. Dov'è? Cioè, è come se me lo ponesse in una casa in cui lei non abita adesso, che può aver abitato quando era più piccola, tipo. Un parente? Ma secondo me sì. C'era nell'altra sessione? No, non credo. Cioè, nel senso, cioè lui non è che è come se fosse stabilmente con lei, mm? Perché mi dà che comunque ha una sua collocazione nell'aldilà, diciamo, no? Eh, però è come se saltuariamente arrivasse. Dove si trova adesso? Mi fa vedere il bagno, per esempio. Come interagisce con lei? È un po' l'uomo che chiede ma non dà. Come a ricordarle questo, l'uomo che chiede ma non dà. L'uomo che chiede? Ma L'uomo che non dà. chiede ma non dà. Cosa chiede? Ma allora dunque, probabilmente quest'uomo è stato così in vita
e lei adesso ha innescato di nuovo tutta una serie di dinamiche che oscillano tra il vittimismo, la recriminazione e il lasciarsi andare. Ed è come se energeticamente abbia richiamato quest'uomo che aveva questo tipo di condotta in vita. Quindi un uomo che ne so, aveva bisogno magari dell'accudimento, quindi che gli si cucinasse, che gli si preparassero gli abiti, eccetera, però emotivamente non si dava. Quindi qua il profilo era base, però lei spesso si è trovata accanto a uomini del genere, che magari avevano bisogno del suo supporto, che si trovavano bene con lei per certi aspetti, però alla fine non davano veramente se stessi a lei. C'era sempre una parte che veniva data a qualcun altro. Qualcuno di questi la dava alle sostanze, qualcuno per esempio la dava alla propria madre, in altri casi alla propria compagna ufficiale e famiglia ufficiale. Va bene. Lo mettiamo lì, in attesa. Vediamo le entità mentali. Allora, la prima la dico in maniera educata, VC. In realtà è nella sua forma un po' più volgare che mi arriva. Cesso. Sì. Ok. E l'altra è ricorda, punto esclamativo. Livelli. E sono entrambe ad oscillare fra il livello 2 e il livello 3. Ultimamente entrambe sono intorno al 3. VC. In parte lei in questo momento si sente un po' così. Quindi si sente un po' come dirti non presentabile da diversi punti di vista, un disastro da diversi punti di vista. E dall'altra le sembra di aver buttato nel VC una serie di cose preziose, o che lo sta facendo. Delle occasioni e un certo tipo di lavoro le sembra che lo sta buttando via. E a tratti lei si sente trattata come un VC. Da chi? Sicuramente a tratti da quest'uomo con cui ha concluso la relazione, qualche volta mi viene anche da uno dei figli. Il piccolo? Sì, perché è un po' difficile a volte, no? Relazionarsi con lui, allora lei si sente un po' maltrattata, non trattata, no? All'altezza come dovrebbe essere trattata una madre. Mhm. E vedo a volte anche nell'ambito lavorativo, come se si sentisse a volte un po' sminuita. Mhm. Non le venisse riconosciuta cioè, la sua reale capacità, no? E serietà di lavoro. Ricorda. È questa entità mentale che proprio la spinge, quasi la trascina a stare nel passato. A volte lei non ha neanche la piena consapevolezza che sta vivendo nel passato, perché a volte si tratta proprio di ricordi, ma spesso si tratta proprio invece di dinamiche del passato, sicché tutte le sue energie vengono assorbite dal passato
sia in termini di ricordi che in termini proprio di atteggiamenti, di dinamiche, togliendo tutta l'energia al presente e al futuro. Impianti eterici e mentali, se ci sono. E io vedo gli occhi, che è come se fosse una specie di rinforzo, questo impianto a non poter vedere il presente, a non poter vedere il futuro, ma a avere solamente uno sguardo interiore verso il passato. E poi vedo proprio tipo una specie di cintura che le lega strette le due ginocchia fra di loro, in modo tale che lei praticamente non possa camminare, non possa appunto procedere nella propria vita. Va bene, autosabotaggio. Gloria ci ha raccontato di come sono andate molto bene le cose negli ultimi 11 mesi, si è dedicata a un'attività, poi dopo il 11° mese qualcosa va storto. Aveva smesso di fumare, nuovo lavoro, guadagni, poi persa. Mi fa proprio vedere questo leone che le interferisce, che si liscia la criniera e la guarda un po' con scherno mentre fuma una sigaretta e dice: non vorrai mica far passare un anno intero in questa maniera, con tutta questa energia, con tutta questa voglia di fare. E allo stesso tempo vedo l'entità mentale VC, che è proprio volerla attrarre verso il farla sentire un disastro, no? Che manda all'aria tutto, anzi manda nel water tutto. Tutto questo lavoro va a finire nel water e qui c'è la questione che lei ha avvertito dell'autosabotaggio. E quindi? In questa storia c'è di mezzo il Devil, quello che le dà tanta paura. Ma io ti dico di no, cioè è come se allora, praticamente mi rimane come una specie di paura sua, che è nata tipo, diciamo nella primissima adolescenza che era bambina. Una di quelle cose che non sono state risolte. Lei ha dei nuclei non risolti, tra cui per esempio questa paura del maligno. Come una sorta anche a volte di discorsi che può aver sentito così a spizzichi e bocconi riguardo, per dirti, a delle possibili interferenze demoniache. Ma non avendo avuto la possibilità di affrontare in maniera diretta e chiara questa cosa, è come se le fosse rimasta come uno spauracchio. Però lei non ha una reale interferenza di questa, ne ha paura. Vediamoli i nuclei dell'adolescenza, irrisolti. Allora, si sono a loro modo spesi al massimo, sia la nonna che il papà per poterla crescere. Però non sono riusciti a dare a lei il tipo di educazione barra protezione di cui lei avrebbe avuto bisogno. No, è come se lei non avesse ricevuto questa struttura, diciamo così, abbastanza solida su cui impiantare la propria personalità.
Quindi le sono rimaste a volte queste paure anche un po' infantili, no? Perché quella del diavolo, che lei stessa non chiama quasi in maniera completa, no? Chiama Devil. Mm. Le è rimasta come quasi la paura che può essere nei bambini del buio. L'uomo nero. Sì, così. Ma io non gliela vedo l'interferenza di questa. Lo chiamiamo il Mm. Devil? Ha Sì, lei è senso? pronta per questo. Sì, lei è pronta. Chi arriva? Ma mi fa vedere che ce ne sono due con delle squadre di calcio, cioè tipo una della Juventus e una del Milan indossano queste due magliette. Cioè, scusa, Milan e E Juventus. Juventus. E come sono fatti? In realtà mi sembrano praticamente identici, sono rossi, rosso acceso e con dei tratti neri, le corna, forcone in mano. Ok, lei dove li vuole mettere? In principio come una sorta di soggezione. Ma adesso lei per esempio tipo è vestita da arbitro. Perché è come se in questo momento volesse lei governare la situazione, essendo loro così con queste due t-shirt delle squadre di calcio. E è come se vestita da arbitro potesse regolare lei i giochi. Vedo che li mette in panchina. Ok. Richiamiamo l'uomo con i baffi, Gino, portale aureo, e richiamiamo la mamma, il papà e la nonna materna. La mamma mi viene sotto forma di una foto in bianco e nero. Non mi viene come persona, non mi viene come incarnazione, ma sotto forma di questa foto. Cosa le dice la foto? Non abbiamo vissuto nulla insieme. E tu sei stata tutta una vita a pensarmi e a sentir la mia mancanza. Dov'è la mamma adesso? E tra delle rose vedo, perché è come se questa foto mi venisse offerta su tanti petali di rosa rosa. E lei stessa, nella sua forma energetica, è come un vortice di questi petali. Infatti è sicuramente già nel portale aureo e ha portato qua la foto. Non vuole uscire lei stessa? È come se tu mi chiedi vuole uscire lei stessa, mi viene questa luce con intorno questo movimento vorticoso di petali. Mm. E poi come forma materiale ho la foto. Non vuole Gloria risolvere questo rapporto con la madre?
le mette in mano questo petalo a Gloria e le ricorda che in questo momento il nome della sua PS è Magnolia, comunque un fiore. E mi fa vedere come il petalo rosa che le ha messo in mano in realtà è sfumato, per cui è un rosa sì, ma che vira verso il bianco. E bianco è proprio il colore della magnolia del nome della PS di Gloria. Come a far vedere che lei, la madre cioè, e Gloria sono per certi aspetti una cosa sola ma diversa. E mi fa vedere come in effetti il petalo della magnolia, per esempio, è più grande e più carnoso. Quello della rosa è più piccolo, più profumato, più sottile, però è come se fossero la stessa cosa allo stesso tempo. Sono diversi, ma sono la stessa cosa. Hanno vissuto vite precedenti insieme? Adesso mi fa vedere due bambine che giocano in un cortile con la corda, tipo in un cortile popolare. Sorelle? No, credo amiche. Mm. E poi mi fa vedere in una mensa loro due, ancora due donne sono qua, però me le fa vedere più grandi. E, tipo che distribuiscono del cibo anche a delle persone bisognose, loro due. Mhm. Tipo la madre molto, molto pia, mi viene da dire questa parola, molto compassionevole. E lei invece più lì per fare un'esperienza. Sono amiche, conoscenti, però mosse da due slanci diversi nel fare quell'azione lì. Gloria è proprio lì più per una nuova esperienza, per curiosità. Qual era l'obiettivo di questa esperienza invece? Dell'esperienza madre-figlia? Mm. Madre mancata prematuramente, figlia orfana. Eh sì, perché lei era proprio una bambina piccola. Adesso mi viene 3 anni, non so se è morta quando aveva 3 anni, Sì, giù di lì. sì, sì, sì. 3 anni mi viene. E è una delle esperienze più dure che si possano scegliere. Scusa Gloria, ce l'avevi detto? Sì, nella volta scorsa. Tu Ah, te lo ricordavi, Monica? e forse lei mi ha ritrasmesso questa informazione, può darsi, non so. Non Mm. so. È passato molto, credo più di un anno Eh dall'ultima sì, sì, gli sessione. 11 mesi famosi, Sì. che tutto è andato bene e poi... Ok, nonna materna, sua madre. Una donna molto pratica, e mi viene, no? E mi viene come tanto indaffarata nel dover svolgere, no? Diverse cose, con un senso proprio pratico della vita, senza troppi fronzoli, ecco. Ehm, Anche, non so come dirti, da un punto di vista psicologico, non tanto raffinata, non so come dirti, no? Perché è proprio più improntata alla vita concreta di tutti i giorni, ecco. E su alcune cose quindi anche un po' sbrigativa, proprio perché il suo impegno va sulle cose fattuali da svolgere.
Vedo anche che si muove, non so, in maniera non delicatissima, ecco. Un po' così anche di fretta, con dei movimenti un po' veloci, così mi fa vedere. Papà. Viene grattandosi la testa. Allora, è come se avesse su un cappello un cappello in testa, se lo toglie, si gratta la testa, commosso, e però allo stesso tempo anche un po', tra virgolette, in difficoltà. Aspetta, è andata via un po' la connessione. Allo stesso tempo? Un po'? Un po' in difficoltà, cioè commosso ma anche un po' in difficoltà, come se si trovasse di fronte a una cosa più grande di lui. Forse il crescere la figlia, senza la moglie accanto, ha rappresentato un po' questo per lui. Ecco, che era una cosa veramente grande. Messaggio della nonna materna a Gloria. Dai che c'hai tanto ancora da fare, che sei giovane. Messaggio del papà. Ma so, sei la più bella delle mie figlie, dice così. Messaggio di Gloria al padre. Sei stato un padre delicato, a volte un po' distratto. Ti ho voluto e ti voglio un gran bene. Sempre sarà. Alla nonna di Gloria. Messaggio di Gloria alla nonna. Ti sono molto riconoscente, grazie per avermi cresciuta. Cioè, come se Gloria comprendesse tutto, ecco, anche alcune mancanze che la nonna ha avuto, alcune incompletezze, diciamo, no? So, come se Gloria comprendesse tutto quanto. Di messaggio di Gloria alla madre. Quante volte ti ho pensato e mi sei mancata, come se mi mancasse un organo del mio corpo. Messaggio di Gloria a Gino. Fatti da mangiare da solo? Da oggi io sono diversa con gli uomini. La collaborazione con Gino finisce qui oggi, quindi. Sì, sì. E allo stesso tempo Gino ha l'opportunità del portale aureo, perché è l'unico fuori. Gli altri erano già dentro, giusto? Sì, sì, sì. Allora, i primi tre li salutiamo, tornano nelle loro case. La nonna le lascia tipo un pasticcino, un amaretto, una cosina così, la nonna. Un dolcino. Quelli con la mandorla? Mi sembra di sì, esatto, amaretto, mandorla, non so. Un dolce un po' secco, un po' morbido, un po' così. E lasciamo Gino scegliere se andare lì o se staccarsi semplicemente da Gloria. Sì, ci vuole andare. Già vedo come se si allungasse, perché da che era un uomo, l'ho visto un po' corpulento, pesante, ho visto proprio la figura che si allungava, già quasi come in una smaterializzazione, proiettato verso il portale aureo. Tutti dentro e lo chiudiamo. La madre le vuole lasciare la rosa intera, oltre che il petalo. Di che colore è questa rosa? Allora, cioè io ho detto rosa, però in realtà se poi tu la guardi per intero, vira poi, sfuma verso il bianco e verso il giallino.
Infatti la vedevo bianca. Perché è più rosa verso la parte finale dei petali. Va bene, salutiamo tutti. Monica, causa esoterica del focus debole. Fa come vedere questa vita pregressa che va dall'adolescenza a alcuni anni fa, come se la rincorresse. La rincorre questa parte di vita e la va a coprire, come sai quando si va a prendere una preda con il retino, una farfalla, metti, no? Ecco, con il retino va a prendere Gloria e quindi Gloria rimane bloccata e il suo focus a quel punto è tutto concentrato sul passato, su quello che è già stato, sulle dinamiche che si sono già realizzate, su tutto quello che lei non è riuscita a portare a termine, su tutti i pochi risultati. Quindi il focus è lì e non è al presente e non è al futuro. Causa esoterica dell'essersi sentita persa. È come se questa parte della vita le facesse risentire quel vuoto che lei ha spesso sentito da bambina e da ragazzina. È come se questa parte di Gloria, perché comunque è sempre lei, si facesse viva dopo un po', per di nuovo metterla sotto scacco, per di nuovo tornare a farla sentire così, piccola, smarrita, senza aver realizzato buone cose, senza sentirsi amata. Ossessiva. Disagio, Ecco, per sporca. esempio, sì, lì mi fa vedere, per esempio, questo arturiano che è come se le inducesse proprio questo pensiero di rimprovero, specialmente verso se stessa. E mentre le induce questo rimprovero, è come se si andasse a caricare maggiormente l'entità mentale VC, dove lei effettivamente si sente sporca esattamente come un water, ok? Perché non è che parliamo solo del bagno, parliamo proprio del luogo in cui vengono buttate dentro gli scarti. Mm. Quindi è come se ci fosse una sorta di collegamento e di potenziamento fra Arturiano e questa entità mentale, per farla sentire lei stessa che vale poco, che è sporca e che tanto non ce la fa, perché tutti i suoi risultati finiscono lì, dentro il water, quindi dentro la fogna, eccetera, no? Causa esoterica del considerare il denaro guadagnato con un significato distorto. No, però qua aspetta, come se, allora dunque, vedi diverse cose mi riportano al passato, no? Probabilmente le sono stati fatti dei discorsi per cui è importante mettere da parte dei soldi. Quindi quando lei non è veramente centrata e presente, è come se ritornassero questi discorsi, ok? Quindi lei non è più realmente, diciamo così, padrona dei suoi guadagni, ma è come assoggettata a questo discorso che le è stato fatto diverse volte. Risparmia, metti da parte. Quindi un'ottica un po' vecchia, un po' antica, mentre lei di suo sarebbe per l'investimento,
Quindi spendere dei soldi per investire su se stessa. Corsi, così, di Sì, corsi formazione. e esperienze che la fanno crescere, sì. Quindi qual è la causa E esoterica? Le entità mentali? questo rimanere incastrata, sì, nel passato. L'altra entità mentale è ricorda. mm? E ricorda è un po' tutto in generale, ricorda episodi della vita passata, ma anche ricorda dei motti che ti sono stati insegnati, delle frasi che ti sono state ripetute, inculcate nella testa. Uno di questi è metti i soldi da parte, risparmia, non scialacquare, non sprecare. Mhm. Causa esoterica del fatto che l'ex gli ha presentato una sua ex fiamma, non si sa per quale motivo, e adesso questa donna, lei ogni tanto la pensa. Non la vedo tanto pulita questa donna, tra l'altro. Mm. Ehm, uh, ma Niente di non sono importante. neanche così, no, che non sono neanche così sicura che la persona, questo ex, fosse così a sua volta pulito. Non so come dirti che teneva in piedi diverse cose. Ah, non solo la Mm, moglie, ma anche mm, altri amanti. Senti, mi fa è come se lui non riesce a stare in una sola situazione, per cui ha bisogno, che ne so, di scriversi con quell'altra, di telefonarsi con quell'altra, di avere una relazione con lei un po' così, no? Saltuaria, non, mm, poi però le fa credere che sì, saranno solo loro due, però poi alla fine non prende mai quella decisione, no? È come se ci fosse una sorta di, tra virgolette, affinità tra questa donna, chiamiamola ex fiamma, Mhm. e il suo ex, di questa poca chiarezza. Quindi è come se quando lei, Gloria, le viene in mente questa donna qui, è come in un certo senso per aver maggiore chiarezza sulla vera natura di quest'uomo, non così chiaro. Non così limpido. Causa esoterica del sesso confuso. Allora, lei mi fa vedere proprio che si è sentita proprio un po' allo sbando da un certo punto, della vita in poi. Da un lato può esserle sembrato piacevole, dall'altro si è sentito quasi che, non aveva delle regole, non aveva un filo di educazione da seguire, no? Avrebbe avuto voglia, in un certo senso, di avere degli argini, ma lei non è che li ha avuti tanto. Anche riguardo, per esempio, alla sessualità, lei ha potuto un po' sperimentare, esprimersi in vari modi. Mm. Quindi è un po' una cosa che è sempre stata sua. Non è che posso dire adesso è così. Mm. Ehm, Ed è come adesso, in questa fase della sua vita, se volesse riorganizzare, ridare forma e armonia a delle cose. Quindi adesso più che in passato si rende conto di questa confusione, si rende conto di questa sessualità non regolare, con varie fughe, diciamo così. Prima non se ne rendeva neanche tanto conto. Lei adesso è in un momento, per esempio, di maturazione, di consapevolezza importante, perché ha fatto in modo che questa storia poco chiara si chiudesse e quindi ha detto basta a un certo tipo di relazioni e sta riuscendo a vedere se stessa non solo nella relazione, ma anche ovviamente nella sessualità, che comunque è parte della relazione.
Bruxismo. Allora, lì per esempio mi fa vedere il leone di notte che è come se la stimolasse a digrignare proprio, come se lui iniziasse questo movimento, che ovviamente è anche molto forte vista la dentatura che ha il leone. E lei in qualche modo riproduce questo tipo di movimento, che rappresenta una sorta di assoggettamento. Okay? Di non libertà, non è Gloria che è libera, che è padrona della sua vita. Denti mobili. Qua quando ha detto denti mobili è venuto suo papà, no? È come se fosse un po' la rappresentazione della loro famiglia, no? Della loro vita, che è stata anche un po' così, un po' dissestata da certi punti di vista, non con questi punti fermi, solidi. Tachicardia, ciclo. Andando un pochino più in profondità è venuto fuori, no? Come per lei l'arrivo del menarca al primo ciclo mestruale sia stato veramente traumatico. Ed è come un ripetere quel senso di disagio. Il ciclo legato al cuore, legato all'emotività, legato all'affetto. Infatti lei in quel momento si è sentita proprio persa, non amata, no? Lei stava diventando donna e la nonna, perché non aveva gli strumenti per farlo, l'ha fatta sentire in quel momento sporca e sola. E quindi è proprio come se il ciclo ogni volta, in una certa misura, rinnovasse quello. E infatti è per quello che lei spesso il ciclo non l'ha voluto per un tot di mesi, perché l'arrivo del ciclo significa sempre in un qualche modo, non so, il cuore che è in un cattivo funzionamento, che è in uno stato di dispiacere. Calo della vista. Lei deve smettere di guardare al passato e soprattutto guardarsi intorno nel vero senso della parola, che da un lato è anche fisico, nel senso che lei ha proprio la possibilità di fare alcuni esercizi togliendo gli occhiali di movimenti degli occhi, che saranno poi la sua capacità di gestire la vita in maniera diversa, quindi non più concentrata nel passato, ma nella capacità proprio di guardare in tutte le direzioni, tutte le soluzioni e tutte le prospettive. Ottimo. Causa esoterica dell'arrivo proprio adesso di un gatto È il gatto, sì. Ma sulle sue allora io ginocchia. l'avevo già visto all'inizio, no? Mi fissava, tipo aveva gli occhi sbarrati grandi e mi fissava, no? Con le orecchie molto dritte, no? Come se fosse già dall'inizio della sessione attento. E quindi questo me lo va a confermare. Lui è stato attento dall'inizio della sessione. E adesso è come se le volesse dare un supporto, una carica aggiuntiva per far sì che lei veramente porti avanti tutti questi propositi che si stanno, diciamo così, mettendo le basi in questa sessione. E infatti si pone lì alle ginocchia, dove abbiamo visto che lei ha l'impianto. Va bene, prima di fare il lavoro finale, no, vediamo anche la cellula tumorale. Lei è portata, ha scoperto di essere portata a sviluppare tumori un po' come la famiglia. Esiste a fondamento questa teoria a livello eterico? No, a livello eterico non ce l'ha. A livello eterico, allora, quindi anche la nonna, perché mi viene la Sì, nonna che l'ha sì. cresciuta.
Credo ramo materno, quindi... Come se, dunque, allora, lei ha la possibilità di svincolarsi da quella che era una radice biologica. Lei lo può fare, perché diciamo che è un po' l'unica che ha questa capacità di staccarsi dalla concretezza, quindi dalla biologia, dalla fisicità, per andare al livello successivo. Quindi assolutamente mi fa vedere come le altre persone non potevano che cascare, ok? Dentro questo, proprio perché è più ferme al piano materiale. Lei che invece è in grado di viaggiare verso il piano eterico può sganciarsi da questo, da questa inevitabilità, chiamiamolo. Diciamo che tutto dipende da noi, quindi potremmo avere anche 3 milioni di geni che portano inevitabilmente alla malattia X, ma se non lo vogliamo, se si ha questa centratura tale, da. Sì, e lei è l'unica che sta comprendendo un po' di più questo. Della sua famiglia. Sì, sì, sì. Sigaretta, facciamo un esperimento nuovo, un'idea che mi è venuta poco fa. Le consiglio di farlo anche dal vivo, cioè nel reale, ma lo facciamo adesso in eterico. Adesso lei si mette davanti allo specchio della verità, si prende una bella sigaretta, se la mette in bocca, se la accende e se la fuma e si guarda allo specchio per tutti i 2-3 minuti della sigaretta. Si guarda dritta negli occhi mentre fuma la sua sigaretta. Dall'inizio alla fine, se le viene voglia di distogliere lo sguardo, questa cosa è proibita, non si fa. Ci si guarda mentre si ha a che fare con il proprio ciuccio. Infatti mi fa vedere che mentre aspira il fumo della sigaretta, le guance si scavano, no? Vengono quasi risucchiate. Intorno alle labbra si formano tante rughe e lei è molto brutta. E lei è un cesso. Allora stringe sempre di più gli occhi, no? Come quasi a non volersi vedere. Ma Due fessure. siccome qua abbiamo una visione eterica, cosa vedi in termini di vibrazione, presenza interna a lei dell'anima oppure no? Che quando Spirito? lei inspira è come se si identificasse proprio come quel VC. Cioè rimane come il bianco dell'anima, però è un bianco a forma di VC. Domanda Monica, la PS e la PE hanno un equilibrio, no? In questo caso 42% la PS e il resto la PE. Quando lei fuma, questo equilibrio, cosa succede tra PS e PE? Cosa succede a livello energetico? È come se fosse una specie di mortificazione della PS. La vedo per esempio contrarsi, diventare 31. La vibrazione? Che 12 non è male, eh? Si accende la sigaretta e già subito è 7. Quattro tiri, 3,5. Poi è come se la volesse spegnere, perché ha iniziato a sentire questo processo di diminuzione della vibrazione, ma non ci riesce, proprio perché calando la vibrazione è come se calasse anche l'autostima e cala anche in un certo senso la capacità di agire autonomamente. L'unica azione che rimane in quel momento è quella automatica meccanica di continuare ad aspirare.
fino alla fine del filtro e sono 900 milioni. Ok, poi che succede? Le frequenze risalgono? Nel suo caso c'è questo senso di sconfitta. Vedo scendere ancora un poco rispetto a 900, a 700 le vedo. Poi in qualche modo si dice a se stessa, vabbè, ma io ho smesso, posso di nuovo smettere, adesso faccio passare un po' di tempo, cioè non è che ne fumo un'altra. Allora, mano a mano, la vibrazione sale. Ok. Mano a mano la vibrazione sale in attesa della prossima sigaretta, ma mentre aspetta la prossima sigaretta, il video registrato dallo specchio della verità di lei che fuma va in loop davanti ai suoi occhi. Gli occhi a fessura, le guance scavate, i tiri. Sul video ci sono davanti allo schermo i valori che calano, in loop. Sono scelte, ma basta che siano consapevoli. Quando si fuma non ci si guarda mai. Fatelo. Se siete a casa, andate davanti a uno specchio e fumatevi la sigaretta lì. Se siete in giro, fumatela davanti a una vetrina e più o meno vi specchiate. Se siete in macchina, guardatevi allo specchietto retrovisore. Continuamente, fino all'ultimo tiro. Ciuccio. Sessione Aggiungo ciuccio. che al gatto non piace il fumo. È come se mi facesse vedere il proprio pelo e i capelli di Gloria rovinati dal fumo. Il pelo del gatto e i capelli di Gloria. Intaccati dal fumo, sicuramente come odore, ma anche proprio reso meno morbido, meno setoso. Va bene, la sessione correzione ora volge al termine. Cosa fa Gloria? Vorrebbe andarci col gatto, magari al cluster, perché mi Andiamoci. fa vedere che lo sta prendendo così sotto braccio. Andiamoci. È come se fosse costituito da il suo spauracchio, no? Perché mi fa vedere un forcone piantato in terra, no? La sua grande paura, no? Del diavolo e in generale delle interferenze di tutto ciò che la porta indietro. Un forcone proprio profondamente infilzato sottoterra, no? Quindi un qualcosa di profondo, di vecchio, di antico in lei. Me lo mostra così il suo cluster. Poi Cosa vedo fa? che appoggia il gatto a terra perché vuole proprio prendersi la soddisfazione di staccare il forcone da terra. Va lì con forza e lo estrae dal terreno. Mhm. E poi lo lancia, proprio come se fosse una sorta di giavellotto, all'interno del portale definitivo. Ottimo. Cosa mette qua? Vedo che va a toccare i baffetti del gatto, no? Ed è come se questa stimolazione, no, del gatto, che vedo che è un ottimo gatto, che ha un sacco di buone frequenze, la aiutasse a rendere magici i suoi polpastrelli, in un certo senso, no? Ed è proprio grazie ai polpastrelli, muovendoli nell'aria, che crea l'ad eternum. Tutto colorato, sembra quasi un po' la coda di un pavone.
Avatar. C'è qualcosa? Non so, mi fa vedere un cacciavite. Anche questo, via nel portale definitivo. Qui cosa mette? Di nuovo vedo proprio una specie di ventaglio coloratissimo. E questa è l'Ad Eternum. 1000 colori con delle piume, proprio come nella coda di un pavone. Va bene, il leone, l'arturiano, il VC e ricorda esistono ancora? Ho visto che proprio li ha messi in un armadietto, tipo di quelli da ufficio, e li ha portati nel portale definitivo, tutto l'armadietto con tutto il suo contenuto, e non ci sono più. Impianti? No, se ne è liberata. La correzione l'ha fatta lei? Quindi? La correzione l'ha fatta lei e tutte le gloria delle altre dimensioni, come se avesse partecipato con altre se stessa che appartengono ad altre linee temporali. Quante sono? Adesso lei me ne dice 14, ne ha scelte 14. Quante di queste 14 fumano? 3. Lei E compresa, 2 è quindi. compreso. Nuova frequenza. 118 miliardi. Nuova consapevolezza. 197. PS. 51. Vite. 868. Cervello. 9 e 7. Quasi, no, 9, 7, 9, 9, mi dice tutte e due. Le vite con la madre sono rimaste quelle che abbiamo visto. Sì. Ok. Con 9 e 9, cosa può fare in ambito lavorativo Gloria oggi? Allora, va bene quello che lei ha iniziato a fare, quindi questo corso di massaggio ayurvedico, però a me lei dice anche tuina, perché potrebbe avere una buona affinità lei con la medicina cinese, ma più che altro questi come se fossero degli appoggi che l'aiutano a tirar fuori in realtà un suo talento più profondo. È come se questi elementi qua l'autorizzassero ad essere veramente se stessa nell'utilizzo delle mani, congiuntamente ovviamente all'anima. Tranquillamente si può basare sul passaparola. O fare anche una sua pagina su social che lei riuscirà a realizzare senza che ci siano equivoci di nessun genere. Quindi che la gente non è che capirà male, ma si capirà la serietà di questo tipo di massaggio. Ok. Anche perché lei adesso con questa sessione è riuscita a bilanciare anche la sua componente sessuale, quindi non va più a trasbordare anche in altri ambiti.
Ma esiste una relazione degna di questo nome nei progetti di Gloria, nella sua correzione? Al momento no. Al momento è come se la relazione fosse con se stessa. Ehm, mentre lei sta coltivando questa relazione con se stessa, arriva la relazione con l'altro. Messaggio. Diciamo che si è un po' buttata via lei, nelle relazioni, ha permesso molto alle altre persone. E quindi è per questo, adesso si riprende tempo per se stessa. Messaggio finale di Gloria a se stessa. Sono la regina del tutto e solo il mio re avrà il mio cuore. Non un servo qualunque. La vedo proprio su il proprio trono, circondata da più gatti che a volte stanno giù, altre volte le vengono sulle spalle, in braccio, e la vedo felice, realizzata su questo trono d'oro. Il gatto le vuole dire qualcosa? E le ha ribadito basta sigarette. E poi gli dice guardami dritto negli occhi. Va bene, Monica. Che dici, torniamo? Ok.